È difficile parlare di malattie rare sui banchi della scuola, è un tema complesso da trattare e da proporre soprattutto a chi è estraneo a questo mondo. Entri in un mondo che non ti appartiene, che non è tuo. Tutto è cominciato quando io e Thomas, un giovane ricercatore e tutor dei ragazzi, abbiamo incontrato per la prima volta il gruppo di studenti che hanno poi aderito al progetto Fuori dal Buio. Li abbiamo quindi invitati ad intraprendere con noi un percorso di informazione e di formazione, dando loro anche una grande responsabilità. Noi quel giorno ci siamo trovati di fronte a due persone che comunque si sono aperte a noi in maniera proprio trasparente e con il loro entusiasmo ci hanno abbracciato, ci hanno dato la carica anche a noi, quindi è stata la prima volta che ho visto praticamente una classe intera uscire da quella porta entusiasta dicendo adesso tutti iniziamo e facciamo questa cosa insieme. È stata forse una delle giornate secondo me più cariche a livello emotivo che io posso avere vissuto, perché loro ci hanno fatto sentire partecipi di una cosa estremamente importante, perché ci hanno chiesto di aiutarli a creare praticamente una guida per le malattie rare che fosse fruibile sia dai medici, quindi da tutto il personale sanitario, ma anche dai malati rari stessi. Abbiamo iniziato a lavorare con loro, abbiamo conosciuto dei dottori molto famosi che si occupano di malattie rare. Il culmine poi di questa cosa, come hanno detto, è stato il convegno. Qualcuno di noi ha proprio parlato al pubblico come relatore. Abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa che ci ha fatto sentire estremamente importante. Il progetto Fuori dal Buio vuole mettere in rete tutte le realtà attive a favore dei malati rari e ci rivolgiamo ai giovani perché rappresentano per noi il futuro, al fine di orientarli verso nuove frontiere professionali attraverso una concreta opportunità di solidarietà. Il nostro obiettivo è oltre il traguardo. Noi vogliamo attuare un processo culturale con l'intento di favorire una presa in carico globale per i malati di oggi e quelli che ancora devono nascere, perché non si trovino ad affrontare le sofferenze e l'isolamento che abbiamo vissuto noi. Il progetto con i ragazzi per me è stato molto importante, per due motivi. Uno, perché sono riuscito a uscire fuori dall'ambito scientifico e andare a discutere con loro dei problemi etici e sociali che colpiscono i malati rari. E due, perché sono riuscito a far capire a loro e non solo, spero a tutta la comunità, l'importanza della condivisione, che è fondamentale per lo studio e per la ricerca sulle malattie rare. Insieme, ricercatori, medici e pazienti li abbiamo guidati alla realizzazione della guida per i malati rari e preparati ad essere relatori del convegno in occasione della giornata delle malattie rare. Per quanto riguarda le caratteristiche è importante sapere che il 10% dell'umanità è appunto afflitta da malattie rare e l'80% di questa è di origine genetica. In Italia si parla di circa 2 milioni di casi, mentre in Europa questi casi variano tra i 25 e i 30 milioni. Ma le malattie rare sono prevalentemente pediatriche, perché l'80% sono di origine pediatrica e sono poco conosciute anche non solo dagli operatori sanitari ma anche dalla popolazione. Esse si differenziano per prevalenza, ci sono alcune meno diffuse come l'artrite di Takayasu o il morbo di Behçet e altre più frequenti come ad esempio l'artrite a cellule giganti. Con il passare degli anni il termine raro sta assumendo un significato sempre più relativo, in quanto malattie rare al giorno d'oggi si stanno manifestando con grande frequenza. Il discorso di rarità è un discorso che va sempre inquadrato in un ambito epidemiologico specifico, in gruppi di popolazione specifici e va comunque considerato da un punto di vista statistico e quindi come eventi medi. Ci sono malattie di una rarità estrema, allora ci sono malattie che hanno un'incidenza di 1 su 1.000.000. Poi invece per quanto riguarda le malattie rare ma più frequenti, anche qui il discorso è un discorso abbastanza difficile da fare, complicato. Faccio un esempio: la fibrosi polmonare idiopatica è una malattia che è catalogata tra le malattie rare, quindi con incidenza inferiore rispetto a una ogni 2.000 persone. Però è una malattia dell'anziano. Dopo i 75 anni la fibrosi polmonare idiopatica è più frequente del cancro del polmone. Questo significa che moltissimi pazienti con fibrosi polmonare idiopatica, anziani, non hanno una diagnosi, vengono diagnosticati come enfisematosi, come bronchitici cronici.
senza poter avere quei trattamenti e quelle terapie che oggi cominciano ad essere disponibili. Le malattie rare sono patologie invalidanti e spesso degenerative. Queste malattie causano grandi sofferenze e sono spesso accompagnate dalla perdita di autonomia. Quando si parla di pazienti singoli ricordiamoci sempre che il paziente che ha una malattia non gli interessa se la malattia sia rara o frequente, lui ne ha una ed è quella il suo problema. Le malattie rare sono difficili da diagnosticare perché spesso si manifestano in maniera subdola e con sintomatologie depistanti. È indispensabile una diagnosi precoce e un rapporto di fiducia e di dialogo tra medico e paziente, in quanto non bisogna tralasciare e sottovalutare alcun sintomo. Come reumatologo mi interessano problemi oculari, problemi cutanei, una mano che diventa bianca, un occhio che diventa secco, quindi cose anche che sembrano veramente banali, che molte volte non pensano importanti, invece sono fondamentali. Non dividete la vostra malattia in settori, in cartelline, cartellette, ognuno col proprio nome, reumatologo, ortopedico, fisiatra, oculista, perché è importante il paziente in tutta la sua globalità, che è fondamentale per arrivare alla diagnosi. Tutti voi guardate il TG, no? I telegiornali, adesso non fanno altro che parlare dei 24, dei 25 giorni a Capodanno. E pensate che ci sono persone che si alzano alla mattina e dicono fra 25 giorni o al massimo un mese io non avrò più la vita. In alcuni casi, come per la fibrosi idiopatica polmonare, le aspettative di vita sono ridotte a pochi anni dalla diagnosi della malattia. 10 anni fa non c'era nessuno studio, nessuna azienda farmaceutica, nessuna grande collaborazione coinvolta. Oggi siamo forse vicini ad avere il primo farmaco per la fibrosi polmonare idiopatica, sta entrando adesso la fase 3, speriamo che i nostri pazienti possano partecipare a questa fase 3 e che i risultati siano così buoni come noi speriamo. Questo significherebbe avere il primo trattamento efficace per questa malattia che oggi è mortale nel 100% dei casi. I malati rari, come i farmaci che li curano, vengono definiti orfani perché privi di attenzioni. Molte malattie rare sono orfane perché caratterizzate da solitudine di fronte alla malattia, scarsità di percorsi assistenziali strutturati, scarsità di soluzioni terapeutiche, difficoltà diagnostiche, poco interesse da parte della ricerca. Il nostro obiettivo è quello di cancellare la parola orfani, con cui si definiscono sia i malati rari che i farmaci a loro destinati. Quando si ammala un bambino, un'intera famiglia ne soffre. Un grande senso di abbandono e di impotenza invade e devasta chi vive questo dramma. Questi malati e le loro famiglie subiscono isolamento, sofferenze e discriminazioni. Si verifica un disorientamento psicologico, un'instabilità emozionale che colpisce i genitori di questo malato e infatti c'è una forte riduzione delle componenti cognitive e razionali. Credo che l'equipe curante debba prendere in esame diversi aspetti di questa malattia, clinici, psicologici e sociali, e debba cercare una terapia efficace determinando una presa in carico globale del paziente, che è molto importante. Modena ha eccellenze nel campo delle malattie rare. A Modena ce ne sono parecchie, due in particolare hanno una rilevanza a livello nazionale e anche internazionale. Uno è il Centro di Medicina Rigenerativa, Stefano Ferrari, e l'altro è il Centro per le malattie rare del polmone, che rappresenta un esempio unico in Italia, e ce ne sono pochi nel mondo, di approccio d'organo alle patologie rare. Un centro che garantisce percorsi efficaci di diagnosi e cura viene definito d'organo. Il MARP studia le malattie rare del polmone su un approccio multidisciplinare. La guida per i malati rari vuole essere uno strumento a favore della comunità. È principalmente rivolta ai pazienti, ma anche a pediatri, a medici di medicina generale e agli specialisti. Io e Paola Azzotti, che ha creduto da subito nel nostro progetto, abbiamo proposto agli enti locali di collaborare con noi per realizzare la guida, in occasione della seconda giornata delle malattie rare. Penso che se da Modena partisse questa iniziativa dedicata ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale, questo sarebbe un risultato sicuramente importante.
La guida per i malati rari offre una mappatura e le modalità d'accesso a tutti i servizi offerti dal territorio per garantire percorsi diagnostici precoci, trattamenti terapeutici mirati e una tempestiva presa in carico in ambito socioassistenziale. Per alcune di queste malattie esistono trattamenti efficaci se diagnosticate in tempo. Se assistiti tempestivamente, questi malati e le loro famiglie possono superare nel minor tempo possibile il dramma che li affligge. La guida, che è stato il frutto di questa esperienza, è intanto un prodotto assolutamente unico, perché nel campo delle patologie rare non esiste niente del genere, ed è un prodotto di valore, direi, moltiplicato rispetto alle solite guide sanitarie. Io sono ben contenta che possa uscire una guida del genere, perché ritengo che sia fondamentale per il paziente, fondamentale per i medici, non soltanto di medicina generale, ma anche per gli specialisti, perché ognuno di noi molte volte purtroppo conosce bene la sua branca, non conosce quella delle altre. Come Policlinico stiamo rivedendo complessivamente la guida ai servizi dell'ospedale, partendo dalle esigenze dei cittadini, quali sono i percorsi diagnostici e terapeutici che noi riusciamo ad offrire ai cittadini all'interno del Policlinico, in collegamento con l'azienda sanitaria territoriale, ma anche con le altre aziende sanitarie della Regione. Questo acquista importanza per tutte le patologie, ma in modo particolare per quelle appunto più rare. È come per dare l'idea se si trattasse di un catalogo di opere e ognuna di queste opere fosse unica, ce ne fosse un solo esempio al mondo e fosse in musei sconosciuti o in gallerie non aperte al pubblico o a casa di qualcuno. E questo è il campo al momento delle malattie rare, nel senso in cui esistono centri, però questi centri possono essere competenze non sufficientemente rese disponibili al pubblico da un punto di vista informativo. Quindi, da questo punto di vista, avere una guida dedicata a questa serie di informazioni ha un valore moltiplicativo aggiunto, perché oltre a costituire un esempio del fatto che questo esercizio di catalogazione e di condivisione delle informazioni è possibile, dall'altra parte dà in mano ai pazienti uno strumento assolutamente eccezionale che altrimenti non avrebbe sostituti. Il convegno che si tiene a Modena nella giornata delle malattie rare è aperto alle scuole e rende gli studenti protagonisti di un evento di largo respiro accanto a medici e ricercatori di fama mondiale. L'evento è promosso a livello internazionale da Eurdis e coordinato in Italia da Uniamo. Già per me era emozionante la prima volta, la seconda è stata molto interessante, la terza direi che ancora di più, sia per il risultato ma anche per l'iter che c'è stato, cioè aver conosciuto prima questi ragazzi che sono stati lì un pomeriggio con me per cercare anche lì di capire, di conoscere con domande che erano veramente appropriate, è stato di per sé bello, ma ancora di più quando mi sono resa conto che nel momento in cui loro hanno parlato e hanno fatto la relazione, praticamente la mia e la loro è quasi sovrapponibile, perché vuol dire che tutto quello che c'è di fondamentale nel malato raro, nella malattia reumatologica, l'avevano capito pienamente. Un successo strepitoso, quindi è stato veramente molto bello. È un evento importante perché coinvolge moltissime persone, ma coinvolge moltissimi ragazzi. A me fa molto piacere vedere che un convegno ad alto livello sia partecipato da dei giovani delle superiori. E quindi è stata una giornata assolutamente splendida e coinvolgente, perché ha messo a contatto diverse realtà dei medici, degli studenti, al primo impatto con questo ambiente, dei familiari dei pazienti e dei pazienti stessi. I 500 ragazzi che c'erano nell'aula non si sentivano, erano tutti in silenzio. Sì. Questo ha stupito tutti i medici. Io mi sono emozionata moltissimo, soprattutto quando ho visto i ragazzi che erano interessati, ed è stata un'emozione veramente molto, molto forte per me, che secondo me i ragazzi ti danno una grossa carica da affrontare questo tipo di discorso. L'importanza di portare all'interno dell'ospedale tutta una serie di giovani è duplice, per la loro crescita umana e civile e poi anche per stimolare una loro possibile sbocco professionale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gloria Montanari e frequento il reparto di malattie dell'apparato respiratorio in preparazione all'esame di ammissione alla scuola di specialità. Quindi Rosalba ha pensato di farmi raccontare la mia esperienza proprio in quel giorno.
da studente, perché io allora ero studente, mentre adesso sono entrata in specialità, riguarda le malattie rare, ma anche cosa può pensare un giovane, che ci possono essere tanti mezzi come la televisione, ma anche semplicemente Facebook per far conoscere più le malattie rare. Facebook ormai può avere anche una valenza molto utile per quanto riguarda le malattie dell'apparato respiratorio, quindi le malattie rare. È sicuramente molto importante la conoscenza di questi problemi e una conoscenza soprattutto da parte dei giovani, perché gli stimoli alla ricerca e i risultati produttivi nel mondo della ricerca nascono proprio dalle menti giovani. Non sono soltanto studenti, medici e ricercatori a partecipare al convegno, ma soprattutto i pazienti e le loro famiglie. Molti familiari sono stati molto contenti di essere stati ascoltati, perché forse l'incontro che abbiamo fatto nel 2010 i miei genitori sono stati ascoltati non solo dai medici ma anche da tutta una serie di persone che si sono rese conto come loro soffrono in questo iter, come molte volte sono da sole ad affrontare i problemi dei loro bambini. Quando abbiamo partecipato al congresso, la cosa che mi ha emozionato, mi è piaciuta di più, è stato conoscere ragazzi malati e che condividono le cose che condividiamo noi, cioè sentono quello che sentiamo noi, purtroppo partecipano a dolore, amore, sofferenza come facciamo noi giorno per giorno. Mi è piaciuto molto il fatto che che abbiano lavorato, che si siano informati, che abbiano, insomma, si vede che c'è stato dietro un grande lavoro e se pensiamo all'età che hanno, indubbiamente sono stati molto bravi. E speriamo che questo desiderio di continuare a ricercare per poter passare sull'assistenza, cioè sull'aiuto a chi ne ha bisogno, i risultati della ricerca, parta fin dalle scuole e si concluda quando diventeranno tutti dei professionisti. Per l'impegno, per la sensibilità, la maturità dimostrati, per la coraggiosa scelta di presentarsi all'esame di Stato con una tesina dedicata ai malati rari, tema difficile e complesso da trattare, Chiara Rognoni, che riceve la prima borsa di studio Paola Zotti. Non essendo stato possibile scegliere un alunno che più degli altri abbia dimostrato maggiore impegno, in quanto tutti si sono rilevati maturi, preparati e sensibili nell'affrontare il percorso che li ha visti oggi protagonisti di questa giornata, consegniamo al professor Antonio Vaccari la borsa di studio Durante il percorso con i ragazzi, a Natale, Paola ci ha lasciati. Abbiamo cercato un modo per averla con noi al convegno e le abbiamo intitolato una borsa di studio. Paola Zotti ha fatto molto per tutti noi e ci ha lasciato una grande eredità. Allora, io dovrei parlarvi della mia malattia, ma preferisco farlo per qualcosa di cui valga veramente la pena. E voglio che anche voi conosciate Paola, mia madre. Questa era una delle sue canzoni preferite, Piece of My Heart. E mamma se n'è andata circa un anno fa. Non riesco a dire cosa significa. Provati nel fisico e nella mente, papà e io cerchiamo di andare avanti, seguendo i consigli che in qualche modo mamma ci manda. E soprattutto cerchiamo di portare avanti l'associazione come lei avrebbe voluto. Mamma neppure sapeva dell'esistenza di una malattia chiamata epidermolisi bullosa, almeno fino alla mia nascita. Gli strati della pelle non rimangono attaccati tra loro, bolle, piaghe, cicatrici in continuazione. La pelle, lesionandosi di continuo, provoca la fusione delle dita, delle mani e dei piedi, fino al punto in cui la mano si chiude a pugni e diventa un tutt'uno.
Sono coinvolte anche tutte le mucose interne come l'esofago e questo a volte rende molto difficile mangiare. Le scarse aspettative di vita fanno sì che ogni problema sia visto con una prospettiva che riduce le distanze e il poco tempo che rimane fa mettere a fuoco rapidamente gli ostacoli. Malati rari sono una risorsa, non sono un peso. E la loro capacità di andare al centro del problema, di scavare subito nella realtà, perché non hanno tempo da perdere e quindi tutte le fantasie che si può porre a una persona tra virgolette normale, loro le tagliano, le sfrondano, perché hanno da badare al tempo che gli rimane e questo gli dà questo dono. E quindi gli consente di leggere e vedere la realtà in maniera più profonda. Ecco che penso dei malati rari. Solo se ogni stella brilla accanto all'altra restituisce la luce abbagliante del firmamento. La voce di ognuno da sola non basta, solo uniti in un unico coro possiamo farci sentire e arrivare in alto. I malati rari sono una risorsa, non un peso. La loro capacità di andare al centro del problema, dato che non hanno tempo da perdere, consente loro di leggere e vedere la realtà in maniera più profonda. I malati rari, nonostante le peculiarità di ogni singola malattia, si riconoscono nei problemi e nelle conquiste di chi come loro è affetto da queste patologie. Abitiamo gli stessi luoghi, abbiamo percorso le stesse strade e soprattutto abbiamo imparato quella del ritorno ad una vita dignitosa e vissuta appieno nonostante tutto. Per molti di noi la malattia ha rappresentato un dono, un'opportunità di crescita, la possibilità di donarci agli altri. Io non la vedo come una disgrazia, io la vedo come un dono. I passi che sono stati fatti fino ad oggi sono un inizio, sono molto importanti ma sono un inizio, quindi ci auguriamo che la medicina e la ricerca possano continuare su questa via per poter aiutare sempre più bambini. Che bello tornare a scuola. I ragazzi hanno superato le nostre aspettative. Sono tornati a scuola per contaminare altri giovani, altri portatori sani di esperienze significative, per incrementare le risorse a disposizione e affrontare insieme questa emergenza sociale. Un ragazzo può imparare tante cose che poi non gli serviranno più niente. Succede, no? Ci sono dei saperi vuoti. Se diamo un senso a quello che impariamo, queste sono cose che ci serviranno per sempre. E mi sembra che l'anno scorso il percorso che abbiamo fatto insieme sia stato un percorso di questo tipo. Questa esperienza mi ha aiutato a capire anche in ambito universitario cosa volevo andare a fare. E le motivazioni che ti spingono a fare l'università sono tantissime, Certo. Questa è stata una di quelle sicuramente. È un'esperienza che è stata bellissima e io la farei più volte. Mi ritengo molto fortunato perché ho visto concretizzato un ideale che avevo in mente da tanto. È un piacere, siamo sicuri per il nostro futuro. Alcuni di loro hanno intrapreso studi universitari nell'ambito sociosanitario. Il percorso con AMA li ha sensibilizzati e informati, ha fatto incontrare loro un mondo che altrimenti difficilmente avrebbero conosciuto.